Questa, miei cari, è Monsummano Terme, un piccolo paese di 20.000 abitanti a 40 minuti da Firenze che ho sempre chiamato casa, bene o male. Abbiamo tutto qui in questa ridente cittadina. Abbiamo bar, il comune, poi ci sono i bar, una piazza che sembra un parcheggio, parrucchieri ovunque, ci sono alcuni bar e poi abbiamo anche 4 o 5 supermercati che internamente offrono pure il servizio bar. Ah, e poi ovviamente abbiamo le terme, posto in cui io da buon cittadino non sono mai entrato. Non ci manca niente. È solo che ultimamente a me al Giusti questo posto ci è rimasto un po' stretto. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé. Non è minuscola questa città, è solo che tutti i posti a me più cari si possono girare nel giro di mezz'ora, in Vespa. Non ci credi? Guarda. Que s'abattent sur moi mes tristes démons dans l'abîme sans fond. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent, que nos âmes sombrent dans les limbes profondes. Et la nuit quand tout est sombre, je te regarde danser. Monte Vettolini. Qui è dove ho fatto le elementari. E qui, in questo parcheggio, è dove ho iniziato a filosofeggiare sulla vita. Queste sono le mie scuole medie, e lì dentro, dove indica il ditone, è dove ho dato il primo vero bacio. Je résonne en baiser. E poi c'è Monsummano Alto, uno di quei posti magici che è di tutti, ma che per ognuno è diverso per qualche motivo. Per me è stato fondamentale per capire quanto fosse piccolo il posto in cui ho sempre vissuto. Le scuole, il primo lavoro importante, la chiesa, la casa, auto, libri, fogli di giornale, tutto in questo piccolo centro. Che super setup. Ora, aspetta 2 minuti che al discorso paesino ci torniamo dopo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant. Lampada, aiutami, su. Dai. Ho una bella famiglia, con un bel cane, ho degli amici stupendi, Gabri, Fra e Giulia in primis, e ne sono sempre stato consapevole. Sempre. È solo che 1 anno e mezzo fa è successo quello che potrei definire il disastro più grande nella mia vita finora. Piccola premessa. Sono sempre stato abbastanza allegro e ottimista. Tutto nella norma, soltanto che ogni tanto mi prendeva qualche perioduccio, diciamo così, in cui ero un po' più atterrato, no? Però si risolveva sempre tutto quanto nel giro di un paio di settimane al massimo. Ero tutto tranquillo, più o meno. Il problema grosso è che 1 anno e mezzo fa questo problemuccio si è dilungato per 5 o 6 mesi. Troppo. Decisamente troppo. Non sono un medico e non mi sono mai informato con specialisti del settore. Mi sono solo limitato a cercare un po' sul web, diciamo così, quelli che erano i miei sintomi, e penso di essere arrivato alla conclusione che potrebbe essere stato un inizio di depressione. Non ne sono sicuro, però ecco, diciamo che insomma, mi sentivo demotivato, incapace a fare qualsiasi cosa, proprio atterrato. E non è stato per niente bello. Che faccio? Dove vado a sbattere la testa? Panico iniziale. Però poi mi sono affidato alle poche certezze che avevo nella vita, quindi gli amici e la famiglia. E non mi hanno mai lasciato solo, mi hanno sempre fatto sentire ascoltato, capito, e quindi direi che grazie a loro se adesso sto meglio. Per ora basta con la parte strappalacrime che non penso ne abbia voglia nessuno. Che dicevamo? Dopo essermi ripreso mi è rimasta una gran voglia di capire perché mi sia sentito così. In quel periodo brutto. Così
filosofeggiando fra una birra e una sigaretta, sono arrivato a delle domande fondamentali. Che voglio fare da grande? Dove ti vedi fra 5 anni? Quali sono i miei obiettivi per il futuro? Nulla. Non mi veniva in mente niente. Allora ho provato anche con il metodo Ikigai, no? Quella roba giapponese, scopo nella vita uguale a cosa sei bravo a fare. Che cosa sono bravo a fare? Niente. Mi saliva solo ed esclusivamente l'ansia. Così, per risolvere questo problema ansiolitico, ho messo in atto il grande consiglio che mi ha dato una mia amica. Mi ha consigliato, diciamo così, il metodo sti cazzi. In cosa consiste? È semplicissimo. Hai un problema? Bene. Lo puoi risolvere? Sì. Bene, se lo puoi risolvere, impegnati per risolverlo. Non lo puoi risolvere? Sti cazzi. Non dico che sia sempre giusto applicarlo questo metodo. Però io di risposte non ne ho, mai ne ho avute e mai ne avrò. Allora era inutile che mi continuassi a logorare su quelle che erano quelle grandi domande fondamentali della mia vita. Alla fine rimanevo con le domande senza risposta e il fegato mangiato. No? Quindi ho iniziato a pormi domande diverse. Perché non sto combinando niente? E qui ho trovato una mezza risposta. Non stavo combinando niente perché la mia paura di perdere un qualcosa era più grande della gioia che avrei potuto ottenere ottenendone qualcos'altro. Cioè era... Quindi ho continuato ad indagare. E così ho scoperto un'altra grande novità. Ho scoperto la comfort zone. Dicesi comfort zone, uno stato psicologico in cui un individuo percepisce tutto come familiare e si sente a suo agio, sperimentando bassi livelli di ansia e stress. Nella zona di comfort i comportamenti e le prestazioni divengono costanti. Comportamenti e prestazioni diventano costanti. Ma i miei comportamenti mi piacevano? No! In poche parole, mi ero creato una trappola da cui non riuscivo ad uscire. Mi ero autointrappolato. A genius. Il problema è che, per quanto non mi piacesse la situazione in cui ero, il mio lato razionale, che era quello che l'aveva sempre fatta da padrone fino a qualche tempo fa, continuava a imporsi sul mio povero cervelletto con la stessa identica domanda. E se poi te ne penti? E allora tornavo buono nel mio angolino di ansia e angoscia. In fin dei conti si sa, no? Meglio stare dove si sta male, ma dove sappiamo che è tutto costante, rispetto che a provare cose nuove che magari non si sa come vanno. E poi l'illuminazione, più o meno. Non so se è giusto o se è sbagliato. Non è che era il mio lato razionale che mi faceva sentire così tanto in trappola? Anche perché nel mio cervello con 4 neuroni c'è sempre stata anche una parte emotiva, che però, poverina, è sempre stata lì da parte. Cioè, ogni tanto provava a aprire bocca, a dire qualcosa, ma niente, si trattava male, capito? Io il lato razionale, zitta, scusate, e via. E a quel punto ho pensato, non è che magari ci avrebbe da dire qualcosa anche lei? Così sono andato a presentarmi e gli ho detto, ehi, ciao, piacere Daniele. E lei, ciao, piacere, parte sensibile e razionale. Oh, è simpatica. Ho scoperto che è veramente una brava persona, una brava parte. Era super sensibile, con un sacco di sogni nel cassetto, di aspettative. Era divertente. E alla fine ci siamo messi d'accordo per fare un bel colpo di stato. Ora, sembra diventata una storia per bambini e forse lo è, però era, secondo me, il modo più semplice per rendere tutto il più discorsivo possibile. Comunque, colpo di stato fatto, abbiamo messo a governare l'emotività. Abbiamo preso la razionalità, non l'abbiamo picchiato, non gli abbiamo fatto niente di male, l'abbiamo messa da una parte a fare la consigliera della serie. L'emotività dice, buttati dalla scogliera. La parte razionale dice magari, magari l'ascoltiamo, però ecco, suona. Sei un ciccione! Sei un ciccione! Ciao. Vai, terra. Però devi far piano. Insomma, io e la parte emotiva a quel punto li abbiamo
tirato giù un paio di idee per il futuro, una lista di cose da fare e da non fare. Intanto era necessario eliminare tutto quello che non ci piaceva. Tutto. E cos'è che non ci piaceva? In primis il lavoro. Diciamo che se la mia parte razionale, ecco, tende a venire un po' più fuori, la voce che sento dentro è tipo incosciente! Però non mi piaceva e allora mi sono licenziato. Incosciente! Dai, sono abbastanza giovane, direi che qualcosa in futuro riuscirò a trovare. Va bene così. Poi, cos'altro è che non ci piaceva? Il fatto che le mie azioni fossero sempre costanti e che non mi stessero portando da nessuna parte. Ora, un'idea me l'ero fatta, soltanto che la situazione era un po' più complessa e non so se avrei avuto il coraggio di fare quello che volevo fare. Ritorniamo al discorso paesino per un attimo. Io questo paesino l'ho visto e l'ho vissuto come trappola nell'ultimo periodo, no? Come limite, come... capito? E non è che mi faccia schifo il mio paese, però mi sentivo troppo stretto. Il mio paese era diventato la mia comfort zone. Non mi mancava niente. Così il piano era chiaro. Avrei dovuto lasciare tutto e tutti per un po' di tempo. Non è che questa cosa mi facesse proprio prendere benissimo, ecco. Però la destinazione era chiara. Dovevo uscire dalla comfort zone. Dovevo tornare a essere emotivamente quello che ero un paio di anni fa. Entusiasta, ottimista, che crede nel lieto fine, E così la mia vocina emotiva, tipo un generale dell'esercito in testa, continuava con questa cadenza ininterrotta, direi, ecco. C'è da strappare un cerotto che è attaccato da troppo tempo. C'è da riuscire ad essere autonomi. Vedi di allargare le spalle e diventare più grande. E ci aveva ragione, però non potevo farlo se non mi staccavo dalla tetta di Mamma Comfort. Che palle. Così mi sono fatto forza. Mi sono ricordato che le uniche cose che per me contano veramente sono quelle che per me ci sono sempre state e ci saranno sempre. Ho fatto anche la rima. Gli amici e la famiglia. Loro le spalle me l'hanno sempre coperte, quindi diciamo che proprio a zero non sono. E poi tutto il resto conta il giusto. Quindi basta. Ho deciso. Cambio abitudini, cambio le idee che ho in testa, cambio il cibo che mangio, cambio aria. Ho deciso di essere un po' diverso. Ho deciso di partire. E possibilmente di documentare tutto quello che mi accade, di bello, di brutto, insomma in generale, qui su YouTube. Un po' per me, perché tendo sempre a scordarmi quello che faccio di buono o quello che faccio di sbagliato, e un po' per chi magari ne ha bisogno. Quindi eccoci qua, mi presento. Ciao, mi chiamo Daniele, ho 24 anni e non ho più voglia di sentirmi in trappola. E poi in fin dei conti, come diceva quella ragazza, se tutto va male, sti cazzi. Vieni a fare schifo con me. Ti faccio vedere com'è. Insomma, ho deciso di aprire il canale YouTube. Ok.